È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buonasera a tutti, siamo alla 34esima puntata di Presenta il tuo libro e stasera abbiamo un gradito ritorno che è Emilio Nigro, autore del libro Madarazza. Buonasera intanto a te Giuseppe e a chi è in ascolto. Emilio è stato sul canale già su 2 rubriche, no? Quella di Ristoria di Ristoriamoci, insomma la scuola elementare che si occupa di un giornale, e poi è stato in Guerre Spaziali, quindi mi ha colpito molto la chiacchierata fatta insomma a scuola, perché ha saputo cogliere insomma lo spirito dei ragazzi. È rimasto anche molto emozionato nel conversare con loro, perché comunque anche io sono stato a scuola da loro, e vedere tanta attenzione a ciò che dici, ragazzi che si distraggono poco, insomma secondo me è una cosa molto molto bella, no? Persone che sono lì per ascoltare ciò che hai da dire, in un'era in cui la gente invece non ha più tempo per ascoltare. Che pensi? Sì, te ne ringrazio intanto che hai ricordato quel momento. Sì, mi sono sentito molto a mio agio e non capita di solito con un pubblico, perché sai, la cosiddetta quarta parete mette distanze. Poi questi eventi, fra virgolette, sono caratterizzati piuttosto da una certa formalità, come se ci fosse un copione da dover rispettare, no? Come se fosse più forma che invece quello che dovrebbe essere, ovvero un fruire di una voce che si fa reciproca. Insomma, si scrive non per se stessi, nel senso che certo ci si libera dal parlarsi addosso, si scrive per il piacere di farlo, ma si scrive ovviamente per gli altri e non per arrivare in apparenza figurativa. Si scrive perché gli altri si possono riconoscere in quello che si scrive di quello che muove dentro e muove attorno, proprio per condividere quella somiglianza, quell'uguaglianza, quelle geografie che ci portiamo dentro tutti. E quell'incontro fu particolarmente felice proprio perché, insomma, un pubblico a cui mi approcciavo con un po' di timore, essendo ragazzini, no? Avevo paura di non riuscire a parlare il loro stesso linguaggio, o che comunque non comprendessero il mio. Invece, guarda, mi sono trovato davvero, senza eccedere nel dire quello che sto per dire, con un pubblico alla pari, per cui è stato davvero un incontro emozionantissimo, ricco, arricchente piuttosto, e come ho detto allora, ribadisco adesso, hanno dato più loro a me che non viceversa, ecco. E quando anche la poesia riesce a arrivare a ragazzini che invece pare che siano concentrati su altro, vuol dire che c'è speranza, insomma, senza per questo voler fare i rassegnati, i disfattisti o i disillusi, ecco. Chi è Emilio Nigro e come mai il tuo linguaggio si esprime attraverso la poesia? Guarda, io di solito a questa domanda rispondo facendo un paragone, un'associazione con il mondo animale, no? O comunque anche quello vegetale. Come se ogni essere vivente avesse un proprio linguaggio, appunto, un linguaggio con il quale farsi comprendere dal prossimo, proprio nell'intermittenza codificata e normativizzata di un fare comune, perché poi non dimentichiamoci che proprio la comunicazione nell'etimologia vuol dire fare
comune, quindi parlare per fare, parlare per organizzarsi nell'ambito di un pensiero, di una struttura e dinamismo sociale, ma mi piace voler pensare al termine fare comune come piuttosto un'azione corale, insomma una voce, ecco, corale. Per cui il mio linguaggio primigenio è la poesia, lo definisco proprio il mio primo vagito, insomma io ho cominciato a scrivere da piccolissimo, a 8 anni, perché incuriosito da quello che mi stava attorno, in un'età in cui ovviamente apprendi segni per formarti, segni esteriori con cui hai a che fare, sono quelli che poi formano la tua struttura psicologica, la tua struttura mentale, la tua struttura anche sociale. E incuriosito da tutto questo mondo attorno, sentivo il bisogno di scriverne. Poi nell'adolescenza, impedito proprio nel linguaggio da una forma anche grave di balbuzie, era proprio il mio modo per essere nel mondo, insomma, per far voce, per parlare. Non riuscivo proprio ad esprimermi, penso per timidezza, per qualcosa che mi bloccava senza andare troppo ad indagare, insomma, nella interiorità o nelle ombre di allora. Per cui per un bel periodo è stato il mio modo di avere a che fare con gli altri. Per cui ho sempre pensato a questo linguaggio, a questa forma, a questi segni, proprio nell'oralità, no? Cercando di arrivare il più chiaramente possibile, il più immediatamente possibile, nelle forme intellegibili. Poi, ovvio, con la pratica, con lo studio, con l'esercizio, con il frequentare e far suonare parole, è ovvio che insomma si fa attenzione anche ad altro, no? Si usano i cosiddetti trucchi del mestiere, che però non sono i trucchi dell'illusionista, sono le accortezze, magari sinceramente pure in ambito persuasivo per approdare e ricreare del piacere, al di là di tutto, insomma, perché la scrittura deve essere senso, ma deve essere anche gioia, insomma, pur non trattando temi particolarmente felici, anzi. E il mio linguaggio è un po' come il verso di un animale, no? L'animale usa il verso per comunicare soprattutto i bisogni primari, no? Procacciarsi cibo, occupare il territorio, dire qua ci sono io, insomma, no? E organizzarsi con gli altri proprio per la sussistenza, per la sopravvivenza. Il mio linguaggio, a paragone ovviamente un po' iperbolico, è la poesia, appunto in primis. La prosa è un modo più articolato, in questo caso sono una decina di racconti, 8 per esattezza, in cui ovviamente la lunghezza della gittata mi permette di articolare meglio questa forma di linguaggio. È ovvio che c'è una matrice forte anche in Madarazza poetica, non posso poi scappare da me. E sono delle storie, intanto ecco, non ho detto prima, è edito da Q&D, che sta per Q Edizioni, una casa editrice assai giovane, nata l'anno scorso, fra altre cose, in Calabria, fra Praia Mare e Tortora, quindi nell'Alto Tirreno Cosentino. Insomma è una casa editrice che
nell'ambito delle case editrici indipendenti, quindi non sovvenzionate, non accriccate, io dico, si sta facendo volere. Infatti andremo al Salone del Libro dal 16 in poi, avrò l'onore di presentare il libro lì, dicevo, è ovvio che la narrativa anche in questo caso è intrisa molto dal poetico, che però non è un poetico né lirico né evocativo, è piuttosto uno stile che si ripresenta proprio perché ne ho vizio, ecco. Sono racconti che hanno a che fare molto con le dinamiche sociali, hanno a che fare con un tema che mi è caro. Mi è caro anche nelle mie lotte sindacali, insomma, che è quello detto proprio alla nostra del padrone è sotto. La malarazza è la malacarne, la carne degli emarginati. E uso questo termine anziché marginali perché emarginati implica un'eterodirezione, implica che c'è qualcuno che decide chi è deviante, c'è qualcuno che decide la posizione delle folle, c'è qualcuno che appunto stabilisce dei confini per cui si stabilisce chi sta intramenia e chi invece sta fuori. È un libro come un po' le ultime pubblicazioni, se non tutte, caratterizzate da un forte accento sul destino. Cioè, io credo che alcune cose si stabiliscono per nascita, per generazioni, per quel recinto invisibile in cui ti trovi senza volerlo, insomma. È ovvio che se nasci in una famiglia, per esempio, agiata, avrai delle possibilità ben diverse di chi nasce invece in una famiglia non agiata. E i motivi anche della distribuzione dell'agio, più che nella volontà e nella capacità individuale, quindi nello spirito di iniziativa di ognuno, sono ricercate anche proprio nella struttura sociale, insomma, non è sempre detto che chi ha volontà può aver possibilità. Da qui quindi tutto il concetto della malarazza, quindi della carne cattiva, di chi sta fuori, di chi non si allinea a quello status quo stabilito da una minoranza che appunto decide anche psichiatricamente e giuridicamente chi è deviante, chi è malarazza. E i racconti sono affrontati comunque non con un piglio di denuncia civile né di pesantezza politica. Sono proprio dei racconti, se vogliamo, accostabili, e questo lo dico magari perché se ne è parlato anche in altre presentazioni, accostabile un po' al ciclo dei vinti verghiano, benché non abbia preso appunto ispirazione da lì. Accostabile un po' a tutta la narrativa che si fa del Sud e della questione meridionale, non tanto in termini politici, ma proprio in termini sociologici, insomma, no? Quindi è uno sguardo sulle cose, sui fatti, su quello che accade, con la chiaroveggenza di quegli atteggiamenti tipici, ovvero di rassegnazione a priori, di sconfitta, dell'essere coscienti del pezzo di terra ritagliato entro cui ci si deve per forza muovere. Uscire da quello vuol dire andare a chiedere a qualcuno il permesso di uscire, di poter andare fuori, di poter agire altrimenti. Racconto per esempio di un figlio di un sacrestano, no?
destinato quindi a proseguire la tradizione di famiglia, pur non volendo, e con tutto quello che ne consegue dal punto di vista proprio malevole. Racconto dell'amicizia, per esempio, tra ragazzini, quindi ancora con il candore dell'innocenza, con la mancanza critica della distinzione sociale, che è una cosa stupenda, no? Nei bimbi non c'è il concetto della classe, non c'è il concetto del conflitto di classe. E questa amicizia poi viene divisa dalle famiglie di uno dei due perché era figlio del nobile del posto e non poteva avere a che fare con i miserabili. Racconto, per esempio, di una famiglia napoletana divisa dalle liti che nascono soprattutto da una rabbia sociale che si alimenta proprio per questo stare fuori, no? È sostanzialmente questo. Emilio, e quanto queste dinamiche woke che ci vogliono propinare in maniera così forzata, invece di unire, cioè creano delle divisioni, no? Perché secondo me è quello che si sta evidenziando. Cioè, prima si viveva in integrazione. Napoli, per esempio, è la città regina, no, dell'integrazione, in cui i vari popoli riescono a convivere. Però il fatto di evidenziare che c'è una categoria che ha una corsia preferenziata rispetto a un'altra non può creare, secondo te, divisioni. Certo, ricrea perché intanto c'è un'autoconservazione del potere che tende proprio, anche in maniera non detta, a produrre questo tipo di distinzione, da avere un bacino di utenza umana a servizio. È ovvio che questa cosa è nascosta anche all'interno di contesti elitari, proprio perché il riconoscerlo sarebbe scandaloso per la stessa coscienza, no? O creerebbe comunque delle falle anche all'interno di un sistema precostituito. Quindi c'è una volontà proprio di creare distinzioni perché qualcuno deve chiedere a qualcun altro, quindi si alimenta il sistema clientelare. Non c'è la volontà di creare il cives, ma c'è la volontà di creare il clientes. Questo forse è un'eredità che ci portiamo dietro dall'impostazione latina, insomma. E ancora dopo, e ne è un esempio, il feudalesimo, per dire, no? Che a sud è rimasto ancora più prepotente, perché dall'unità d'Italia in poi, insomma, le cose non si sono progredite. Con questo non voglio fare un discorso di romanticismo borbonico, perché non è vero, cioè è una finta fiaba il fatto che quando si stava nel regno si stava meglio, tant'è vero che le statistiche parlano di un 3% della popolazione che effettivamente stava bene, che erano quelli ovviamente vicini alla corte. Quindi questo sistema di corte e di chi entra nella cosiddetta corte dei miracoli c'è ancora proprio per questa forma di conservazione del potere. Ora pare che con questi temi io sia un po' fissato, non è così, però non vederli o comunque fare finta che non ci siano è, secondo me, un chiudere gli occhi sulla realtà, cioè non essere coscienti di quello che, in cui siamo o dovremmo essere appunto attivi. Ci limitiamo invece in una passività edulcorata, drogata da una finta gloria che può essere successo, per esempio,
mediatico e virtuale, no? Siamo appagati dai like, siamo appagati da una visibilità che è possibilmente e potenzialmente raggiungibile da chiunque tramite appunto i social. Siamo appagati da dal voler credere di essere dei personaggi pubblici proprio per lo stesso motivo. In realtà è un modo proprio per chiuderci gli occhi su quello che accade, senza voler pensare appunto a complottismi o essere disfattisti. Per cui la narrativa serve pure ad irrobustire, a chiarificare appunto il mondo, quando non è un semplice esercizio di fantasia. E per quanto può essere romanzesco quello che si scrive, romanzesco e romanzato, è ovvio che una matrice civile forte, a mio avviso, questo è il mio personalissimo punto di vista, non può mancare. Cioè, la letteratura, come l'arte in genere, nutre la mente. La letteratura e l'arte in genere rappresentano l'uomo a se stesso. Io penso alla formazione che possono avere i libri per i ragazzini, no? Abbiamo cominciato questo discorso partendo proprio dal parlare dell'incontro con la scuola. E cioè, secondo me è molto più educativo un immergersi nella lettura che un immergersi nel social, per esempio. Per cui ecco, ritorna sempre un po' nell'ambito del dinamismo sociale, delle progressioni che ha avuto nel corso del tempo, ma sono realmente, cioè è realmente un progredire? Guarda, in questo io, senza voler fare citazioni da professore, mi rifaccio un po' la teoria del buon selvaggio di Rousseau, nel senso che cioè, quando l'uomo non era incattivito proprio dal progresso, cioè lui si esprime proprio così, c'era una forza collettiva diversa, c'era appunto un'identità anche umana e quindi sociale molto diversa. Questo concetto lo esplicito bene in un racconto, l'ultimo, che è anche una fiaba proprio, in cui fra le varie cose, insomma, in un territorio immaginifico descritto, c'è una città verde che fino a un certo punto si autoregola, nel senso che non c'è un municipio, non c'è chi comanda e vanno tutti, no, per farla breve, d'amore e d'accordo. Quando invece c'è qualcosa a corrompere quella comunità, senza adesso volere spoilerare, iniziano i guai, iniziano le distinzioni appunto sociali, iniziano le lotte di classe, che poi nel momento in cui si creano le distinzioni è ovvio che è necessaria la lotta di classe, proprio per uscire da uno stato di, diremmo, proletariato, ma non per attingere a diventare cittadini borghesi, ma proprio a non essere sfruttati. Cioè, la lotta di classe non vuol dire una scalata sociale, non vuol dire lasciare una situazione di disagio per attingere all'agio, no, vuol dire eliminare la situazione di disagio. E appunto questo lo sfioro nell'ultima fiaba. Nulla, per cui penso di aver espresso un po' per sommicario. Molto chiaramente. Senti, in questa lotta di cui parlavi, insomma, quanto Napoli è lo scudo principale di un Sud che è sotto attacco, insomma, no? Perché io vedo un Sud totalmente sotto attacco, perché rappresenta di più quel villaggio di cui stavi parlando, no? C'è meno, anche se è pieno ovunque, cioè se andiamo in Puglia, se andiamo in Calabria, comunque
anche lì c'è la massoneria, ci stanno insomma le varie classi sociali, eccetera. Però a livello di struttura sociale regge ancora di più il vicinato, regge ancora di più, no, reggono delle dinamiche in cui invece al nord, insomma, in altri luoghi, insomma, queste dinamiche di vicinato sono morte. Quanto Napoli è attaccata perché rappresenta tutto ciò? Perché secondo me è uno dei fattori è questo, cioè Napoli è una città libera, no? Ognuno è autodeterminato, cioè si sveglia la mattina e mi dici di fare questa cosa, se la ritengo giusta la faccio, se non la ritengo giusta vado dal lato opposto, no? Sommariamente. E penso che comunque tutti questi continui attacchi che stiamo vivendo sulla città sono dovuti proprio a questa sorta di autodeterminazione, no? Sì, è ovvio, dove si individua una forma di pericolo proprio anche di indipendenza, insomma, o di non controllo, è ovvio che poi si cerca di limitare innanzitutto con le armi che sono attuali, quelle dell'informazione cattiva, insomma, no? Napoli, se tu lo sai più di me, è indicata come una delle città più pericolose d'Italia, è indicata come una città di degrado, cioè, quando si sente parlare di Napoli fuori, diciamo, dalle mura o all'interno delle mura stesse, per le cellule poi che si insidiano anche nel potere politico della città, perché poi, a dirla tutta, lo scudo a Napoli è rappresentato dal popolo ancora, insomma, no? Sembra usare delle parole che appaiono fuori moda, parlare un po' di questo in un'epoca in cui è tutto mediatico, tutto intelligente artificialmente, però il vero scudo non è nella politica, cioè se si pensa anche, insomma, a chi governa a Napoli, cioè non si può parlare di una sinistra. La sinistra ormai è data un'altra volta alla caccia alle streghe, anzi con le nuove leggi anche... È diventata classe sociale, la più alta classe sociale, tra il popolo e la più alta classe sociale. Esatto, appunto, per cui con Rolex al polso. Appunto, ormai è diventato un altro agglomerato di potere che difende i propri clienti. Quindi lo scudo a Napoli lo fa chi resiste nei cosiddetti movimenti, che ancora qualche focolaio in alcune città del sud è rimasto. Penso per esempio alla mia Cosenza. Cosenza è una delle città più compagnesche d'Italia, non a caso da Cosenza, non so se ti ricordi, partì il famoso, anzi dalla procura di Cosenza partì il famoso processo Eno Global seguito al G7 di Genova, no? Che è ovvio che quello fu pilotato all'epoca dal governo Berlusconi, non mi ricordo se 2 o 3. Per cui ormai, cioè, forse uno, forse uno. Sì, esatto, forse il primo, addirittura. Per cui la lotta di classe ormai è rimasta in sparuti focolai, dove purtroppo, mi spiace dirlo, ci si fa la lotta fra noi stessi, perché non avendo più nessun nemico reale, no, visto che ci hanno tolto proprio fuori dai giochi, è ovvio che poi ce la pigliamo con noi stessi. Per cui, per ritornare alla tua domanda senza troppo divagare, lo scudo resta per un'identità della città che è un'identità multiforme, proprio per come è fatta, ma non perché ci sia una volontà politica di fare scudo. Anzi, la volontà politica attuale, ma anche penso degli ultimi amministratori che si sono susseguiti, tranne forse un po' De Magistris, è una volontà di allineamento. Vabbè, abbiamo visto con la trattoria Santa Chiara ultimamente uno sconvolgente la posizione del sindaco, insomma, vabbè, comunque poi
Sì, Penso anche che se la pensi come lì, me, insomma, no? sì, esatto, anche se lì, sai, si è fatto troppo rumore per nulla, nel senso che non bisogna sottovalutare questi fatti, però, sai, si è calcato un po' l'onda dell'hanno tutti torto e tutti ragione, no? Per cui poi si strumentalizzano questi piccoli fatti per offuscare invece appunto il grosso, no? Per distogliere l'attenzione dal grosso che viene, se tu ci fai caso, mediaticamente ormai somministrata come se non fosse nulla la guerra che c'è da quelle parti, come se non fosse nulla ormai la guerra che c'è nel cuore dell'Europa, come se non fosse nulla qualsiasi conflitto che ci sia. No? Sembra che sia tutta una scena, tutto, tutta Però arte, fino a no? diventare qualcosa quando fa comodo a loro, perché se fa comodo poi Esatto. diventa qualcosa. Esatto, per cui è tutta una strumentalizzazione che poi ci vanno di sotto dei comunissimi cittadini che si trovano alla ribalta, non sempre piacevole, per una strumentalizzazione mediatica, insomma. Poi sì, effettivamente la posizione del sindaco è stata a dir poco scandalosa, insomma, perché insomma, al di là di come la si pensa, sarebbe dovuto essere super partes, no? Cioè, quando Ma poi... almeno ascoltare le due campane, perché noi sono arrivate Appunto. delle informazioni, cioè anche diverse sulle varie posizioni, no? Almeno ascolta le due campane e poi prendi una posizione. Invece il giorno dopo, senza che si sapesse più di tanto, già aveva preso posizione, insomma, no? E questo poi Esatto. rappresenta quella sinistra di cui parlavi tu, no? Che non risponde poi a dinamiche sociali, ma risponde ad altre dinamiche, insomma, in questo senso qua. Sì, sì, anche se secondo me poi è stata una presa di posizione per fare una figura, ecco, a mio avviso, ecco, di questa cosa se ne è fatto davvero un clamore eccessivo, perché se tu ci fai caso, si è trattato di opinioni, cioè non è possibile non poter esprimere un giudizio o un aggettivo su qualcosa di oggettivo poi, no? Al di là di come la si pensa, cioè lì si sta facendo un genocidio, al di là poi di come la si pensa sull'accaduto, cioè, uno non può esprimere nemmeno, non si ha più la libertà di dire, secondo me è così, che succede un putiferio, per cui cioè, tutto Ma sta perché secondo me questa dinamica sta per cadere, capito? Allora, secondo me questo è anche uno sviluppo culturale relativamente al passato, cioè nel senso che prima se diceva dicevi sono contro Israele, no? Venivi tracciato di antisemitismo, oggi se lo dici, cioè almeno sei divisivo rispetto a qualche anno fa, capito che voglio dire? Perché comunque non ti stai riferendo a episodi del passato, ma ti stai riferendo a ciò che oggi Israele sta facendo in Palestina, insomma, no? Però, esatto, come dici tu, è tutto soggettivo, è tutto esatto. relativo poi a... Ma noi l'abbiamo visto che per portare avanti delle prospettive in America c'era l'USAID che finanziava queste prospettive e quindi tu se la pensavi in un certo modo arrivavano i soldi e ti finanziavano film, libri, poesie, tutto quello che volevi. Insomma. L'importante è che concentravi la tua attenzione su queste dinamiche e facevi politica così, perché poi sono d'accordo con te oggi, non è il partito che fa politica, no? Rispetto a ciò che hai detto l'altra volta in aula con i ragazzi, ma sono gli autori come noi che fanno politica perché cercano di mostrare altro, almeno chi è che va controcorrente, perché solo chi va controcorrente tende a fare politica, gli altri fanno che ne so, rafforzano l'opinione che parte dall'alto, insomma, no? Così. Ma poi come hai detto tu, appunto, essendo una cosa soggettiva, questo dimostra quanto ormai la soggettività mm, è un concetto relativo, non più in un'ottica di
considerazione, ma viene ammassificato tutto, cioè vengono presi alcuni temi caldi, per dire, e su quello si calcaronda, quindi ogni cosa, ogni pensiero viene ammassificato a quella cosa lì, per cui l'individuo è rinsecchito della propria autonomia di pensiero e riflessione. Questo per dire che è ovvio che è una società ancora più divisiva, no? E poi, stavo dicendo prima, con le ultime leggi pure promulgate dall'attuale governo, per cui addirittura è vietata la forma di dissenso, non solamente in manifestazioni pubbliche, eccetera, ma ormai è come se si arriva in maniera subdola e travestita a non dare la possibilità di dissenso, a non poter dire guarda io non la penso così, no, giusto per rimanere nel mediatico. Non so se hai fatto caso alla polemica che è nata in questi giorni a seguito delle parole di Elio Germani nella serata del David, a cui addirittura un ministro si permette di rispondere additandolo come minoranza che ciancia. Cioè, a parte che davvero, insomma, riprendendo un po' le sue parole, è assurdo che un ministro risponda così ad un cittadino quando è rappresentante lui di ogni cittadino, anche se di colore appunto avverso. Poi, insomma, cioè Vabbè, ma la ormai politica sta perdendo proprio identità, perché qualche anno fa era impensabile un fatto del genere, insomma. Oramai è come se questa gente non avesse più confini, e quindi nel non aver confini stanno togliendo le maschere. sì, però sembra tutto normale, per cui ritornando anche un po' a Mala-Razza, quello che con Mala-Razza voglio dire, al di là proprio del piacere del narrare semplice e puro, ormai non c'è più voce, nel senso che passa tutto osservato senza nemmeno giudizio critico, viene preso per normale tutto, e questo è molto pericoloso perché si sa cosa può portare una massa informe ignorante, ignorante non in un senso dispregiativo intellettuale, ma ignorante nel senso che non gliene frega niente di quello che appunto accade, e questo è molto pericoloso, ma si vede ormai le destre come stanno andando a gonfie vele. È così. Per cui insomma, giusto un po' per voler ritornare a parlare del libro, libri come Mala-Razza, non lo so, mi illudo senza vanità che possano svegliare un po' quella coscienza assopita, rintracciando anche nella rappresentazione della miseria, della disperata bellezza di cui parlo nel libro, però quella fiamma di speranza che si sta spegnendo, insomma, quella fiamma anche di autocoscienza, quella fiamma di dignità, quel dire, insomma, non siamo corpi vaganti, ecco. Beh, io penso che questo meccanismo paradossale in cui non c'è più confine, non c'è più limite, comunque poi sarà un boomerang anche per loro, perché comunque io mi ricordo che già se torniamo dietro di 20 anni, l'informazione aveva una sua sorta di credibilità, no? A certi livelli, ma adesso la credibilità è ridotta al 10%, cioè quando ti arriva un'immagine sul telegiornale, la prima cosa è che ti domandi, ma chissà se sarà vero, no? E siamo molti che stiamo iniziando a porci questa domanda. Io peraltro sono sociologo e ho fatto comunicazione e mass media, e quindi abbiamo proprio studiato tutta questa architettura, no? Di come vengono poi composte le notizie, gli scopi che hanno, che poi sono le cose che hai detto anche tu, e penso che comunque allora è un po' come se tu hai a che fare con un soggetto che dice il 10% di palle, no? Allora il 90% è credibile, quindi tu crei un tipo di relazione. Ma
crei una relazione diversa con una persona che dice il 100% di palle e il 90% di palle, e la televisione sta diventando quel tipo di persona là, capito? Quindi oggi sta coinvolgendo quella massa che dici tu, però pian piano c'è anche la pandemia, che non è stata raccontata per come era, è stata raccontata secondo me per qualcos'altro, tra virgolette, e ha risvegliato molte persone, capito? Molte persone hanno iniziato a capire che comunque forse gli interessi delle farmaceutiche e altre cose vanno prima degli interessi della popolazione, insomma, no? Sì, sì, guarda, io non so se gli ritornerà contro questo, nel senso che non so se è l'effetto boomerang, perché tu lo sai, il capitale, insomma, il capitalismo, anche all'interno del proprio sistema fallace, trova nelle stesse secche il modo per riprodursi e rinfocolarsi, no? Come idra, insomma, che gli rinascono le teste. Quindi non so se avrà un effetto boomerang, anche perché Però se torniamo al villaggio di cui hai parlato e all'espressione di voto ultima, per me non esiste in questo momento differenza tra destra e sinistra, sono tra virgolette due destre, va, diciamo così, no? Che si espongono e si presentano neanche con vestiti diversi, perché ormai vestono anche in maniera uguale entrambi, no? E forse la sinistra è più radical chic ancora, no? Rispetto... sì. Però secondo me può avvenire un cambiamento, perché cioè, soltanto se la gente decide, no, di non alimentare più quel villaggio, no, che è stato creato, e non andando a votare, cioè questo secondo me è il passaggio, è l'unico atto, e questo sta avvenendo perché ci siamo trovati alle ultime elezioni che ha votato il 40 e passa per cento degli aventi diritto, insomma, no? Una minoranza. Perché poi a un certo punto devono anche iniziare a vedere chi si ha, cioè uno deve anche avere consenso per poter manifestare il consenso, no? Certo, sì, sì, guarda, in questo sono d'accordo, sono d'accordo. È che però il sistema politico italiano, al contrario di quello appunto americano, che poi insomma è quello che è più rappresentato ed è quello più emulato anche a livello internazionale, se non altro per una forma di sudditanza e non solo psicologica. Sto dicendo, il sistema nostro non include i cosiddetti devianti, nel senso che li lascia fuori anche dal contesto economico, per cui poi è ovvio che la massa dei fuori luogo, per così dire, è costretta a rivolgersi al padrone di turno per essere assoggettati, oppure proprio per finirne fuori, e finirne fuori malamente. In America invece, che sono forse più furbi o forse più maliziosi, includono anche quella cosiddetta sacca di devianza proprio per rimpolpare il reddito sociale, nel senso che danno un'opportunità lavorativa anche ai cosiddetti contro, in modo che poi tutto rimpolpa l'economia. Non so se mi sto spiegando. Quindi in Italia, a meno che non ci sia una presa di coscienza forte che chi è confinato, insomma, o chi è ridotto a non aver possibilità di movimento se non proprio per quel minimo, e quindi poi possibilmente assoggettato o possibilmente in cerca di padrone, finché non si riprenderà una coscienza collettiva di urto forte, ma anche proprio oltre a non andare più a votare, proprio nell'autodeterminarsi non solo a non consumare, a vivere in un orto o a vivere non partecipando, ma proprio a ribellarsi sul serio, cioè a opporsi seriamente, ovviamente nei modi non violenti, ovviamente nei modi parlamentari, nei modi proprio della dialettica politica, in modo davvero di attuare cose nuove. Ormai però il dibattito politico, come hai detto tu, è apparato anche quello.
per cui o si ricompone un potere, o meglio, un pensiero comune, però che non cali dall'alto, come sono stati gli errori, per esempio, che hanno causato la morte del Partito Comunista, come sono stati gli errori dei vari movimenti che poi si sono inceneriti nella somministrazione di un pensiero unico dominante. No, ci vuole una massa difforme con un pensiero comune, ma non unico. Che cioè, scende in campo sul serio, cioè ci vuole davvero una ripresa forte di una sinistra attiva e non coi vari capetti che in realtà sono finti borghesi che pensano solamente al loro lustro. E guarda, io non voglio fare il disilluso, però come stanno le cose ora, insomma, siamo tutti accontentati col tozzo di pane fra i denti. Alcuni beni che prima erano appannaggio solamente delle classi che se lo potevano permettere, ora sono a portata di tutti. Abbiamo tutti il nostro momento di visibilità, stiamo bene così, non ce ne frega più niente a nessuno se un impiegato di scuola è sfruttato perché non viene preso in giusta considerazione, oppure gli vengono fatte fare ore non retribuite, se Vabbè, viene ma la scuola, preso. io ho scritto un libro sulla scuola, la scuola lasciata in queste condizioni, proprio per produrre mala razza, insomma, no? Cioè, Esatto, esatto, ed è così, ma se gli stessi sindacati ormai pensano più ad arrivare alla poltrona, pensano più, ecco, a entrare in quell'agglomerato di potere che rappresenta in questo momento la sinistra egemone in Italia, sto parlando della sinistra governativa, cioè della sinistra che in questo momento dovrebbe fare opposizione, ma vabbè, ma se gli stessi sindacati sono una corda di quella politica, una corda di quell'espressione partitica ormai interessata solamente al carrierismo, cioè di che parliamo? Il lavoratore, chi lo difende? Il lavoratore non si può difendere da solo se vive in una condizione di sfruttamento, una condizione di non riconoscimento sociale, una condizione di non considerazione all'interno del proprio gruppo lavorativo. Anzi, ho letto un saggio, o anzi un articolo di un saggio di questi giorni, di cui adesso non ricordo l'autore del libro, che diceva che un lavoratore sente dentro di sé il coraggio di far voce pubblica e quindi di partecipare alla vita attiva democratica di un paese, se è riconosciuto nel proprio ambito lavorativo, se si sente a suo agio nel proprio ambito lavorativo. Se non accade questo, come è la realtà, il lavoratore si sente così misero, così frustrato, che non può dire mai: ma se non mi considerano nel posto dove vado a lavorare, ma chi vuoi che mi ascolti fuori, no? Per cui a questo magari poi dovrebbero sopperire i sindacati, che non fanno più il loro lavoro. Cioè, al sindacato interessa piazzare la bandierina nelle elezioni RSU, al sindacato interessa poi far carriera e andare a Roma nelle sedi centrali e dire: io sono il segretario provinciale, regionale di tot e tot e tot. Sai, io negli anni che ho fatto in CGIL, da cui sono uscito, e devo dire per fortuna, sentivo dire a uno degli attuali dirigenti della CGIL: sai, il sindacato è come un campionato di calcio del mondo, no? Ci sono un sacco di squadre, ma uno solo vince. Beh, io ho detto: guarda, a me non sembra che sia questa l'idea del sindacato. Intanto io sono fuori dal sindacato sbattendo la porta. Questo qui è un dirigente nazionale ora. Quindi, insomma, per cui ma vince magari mettendo la poltrona alla moglie, ponendo la poltrona alla moglie, qualche figlio, certo, perché poi funziona così, in un accaparrarsi tessere, cioè
questa persona, insomma, non vorrei correre il rischio di dire qualche cosa fuori posto, però è uno che al sindacato si è limitato solamente a portare un mucchio di tessere. Non ho sentito fare un discorso pubblico, non ho sentito fare, non ho sentito agire concretamente nei confronti di lavoratori che mal pativano il lavoro, ma come lui 100, insomma, cioè parlo di un feticcio a portare un esempio comune. Per cui il Beh, quello è un piccolo... altro passaggio, poi togliere la tessera dei sindacati, il secondo passaggio, secondo me. Sì, però senza quello non hai nessun potere contrattuale nei posti di lavoro che ormai risentono di questo autoritarismo calato dall'alto. Per cui, Ma io guarda, penso che sia caduto anche quello, non c'è più potere contrattuale, ormai decidono di fare quello che vogliono e il sindacato, insomma, sposa il pensiero unico che è calato dall'alto, insomma, quindi sì, guarda, ma te ne posso dire un'altra. Io ho lavorato per 12 anni con una rivista, insomma, anche fra le più importanti di teatro in Italia. Pochi di chi ha collaborato con questa rivista ha visto soldi, ti parlo chiaro. Quando ho detto al sindacato, il sindacato sai che cosa ha detto? Forse c'ha ragione. Dice, siete fessi voi che avete lavorato così. Per cui, guarda, ti ho detto questo, ti ho detto tutto, anche nell'Evoluta Milano, per dire, no? Ormai si fa sponda fra i poteri alti. Questa cosa la diceva anche, se non mi sbaglio, Orwell, no? Alla fine, nelle sfere alte ci si strizza l'occhio, anche in posizioni apparentemente e politicamente contrapposte. Quindi, appunto, vabbè, ma noi stiamo vivendo un'era orwelliana, sì, stiamo sì, sì, vivendo esatto. pienamente, cioè proprio Eh, una profezia è stata quella di Orwell. sì, quindi per ritornare al potere, ecco, della letteratura, che forse, ecco, è uno dei pochi poteri rimasti quando è puro, ma non il potere di volere aver potere, no? Non il potere di voler comandare oppure Ma secondo te Orwell era uno che raccontava o uno che denunciava? raccontava e denunciava, raccontava e denunciava, perché le due cose possono andare squisitamente d'accordo, no? Perché si può nascondere la denuncia con la metafora e si può far metafora che fende, insomma, che taglia, che arriva e che muove qualche cosa, insomma. Penso che il mezzo artistico più potente in questo sia il teatro, perché lì c'è un contatto vivido, molecolare fra chi Ma guarda, agisce. loro hanno cercato anche poi di occupare questo spazio, perché per esempio Il gatto con gli stivali è nato come opera di denuncia, no, del contadino contro il re, per esempio, e loro pure questa trasformazione delle favole sta avvenendo per questo, perché comunque Appunto. c'è una dinamica, cioè con la scusa del woke, insomma, no, di cambiare, ma stanno cambiando proprio la denuncia e quell'azione di rivalsa del popolo contro il re, insomma, no, questo è il Sì, passaggio sì, vero. esatto, stanno proprio criminalizzando ogni forma di dissenso. Questo ovviamente crea un'adesione indiscriminata a quello che si propina, perché insomma non tutti poi riescono a coltivare un pensiero critico, quando anche nell'arte invece si propaga, anche se in maniera occultata, un certo pensiero. Sì, secondo me non è eccessivo dire che siamo in un regime meno ovviamente, Controllato. esatto, in un regime meno esteticamente
apparente, però lo è. Mm. Lo è a tutti gli effetti. Si pensa per esempio alla centralizzazione delle politiche teatrali, a quello che si vede nei teatri. Poi ogni tanto fanno finta di mettere in scena dei spettacoli sulla Shoah, per esempio, con svastiche, eccetera, e con questo cercano di Vabbè, ma far vedere. già il fatto che comunque ci siano dei finanziamenti statali, no? Sì, Cioè, già significa, cioè, io faccio teatro, vendo i biglietti e vado avanti con i biglietti che vendo, no? Se tu mi dai finanziamenti, che cosa significa? A parte che crea una esatto, discriminazione tra chi li ha e chi non li ha, no? E quindi però poi posso anche manipolare il pensiero a cui a voi. condurre il pubblico, insomma, no? Sì, sì, io ti do i soldi, ma tu devi fare quello che ti dico io. O comunque ti lascio libero fintamente di fare quello che vuoi, però poi vengo a controllare ciò che fai. È ovvio, se fai qualche cosa che mi irrigidisce, non ti do i soldi, anche perché la parametrizzazione per accedere ai fondi è ovviamente mh, arbitraria, è a condizione di chi fa quelle appunto regole, no? Però devo dire che in questo una colpa apertamente ce l'hanno gli artisti che magari sbandierano un atteggiamento civico, un atteggiamento sociale, un atteggiamento di socialismo, e in realtà poi chi c'è, va bene che Vabbè, ormai si è intanto capito che contano più come influencer che come attori, tra virgolette, sì, quindi sì, sì. Poi stanno vabbè, lì, qualcuno se esatto. li fila in teatro, però poi al momento giusto devono apparire per dire la cosa su come la pensano e andare a favore delle istituzioni, insomma, questo è il meccanismo. Esattamente, esattamente. Che, guarda, io non voglio dare un giudizio morale, no? Non voglio dire che è una cosa giusta o una cosa non giusta, perché chi lavora, è ovvio, deve stare a portare a casa il salario, per cui, insomma, ognuno è libero veramente di fare e di pensare quello che vuole. Però l'ipocrisia poi di rappresentare, no? Tu che ti fai sul palco, come al cinema, come in TV, come quando scrivi, rappresentante dei rappresentati, in un'epoca in cui appunto c'è bisogno di contrapporsi, e non perché si è romantici e si è attaccati testardamente all'idea di andare contro, no, cioè io ti sto parlando di cose davvero inaccettabili, no? Allora, quando però tu poi ti vesti ipocritamente da impegnato, impegnato civile, e in realtà non è così, e allora non va bene, insomma. Per cui, per questo dico, io sono un po' sfiduciato perché poi è vero che per quanto si può parlare, comanda la legge del più forte. E Guarda, se io ti dico solo una cosa, io ero un no global negli anni 90 e stavo con gruppi no global, molti di quelli adesso sono in politica, per dirti, no, che è un po' la cosa che hai detto tu prima, cioè, e hanno avuto anche cariche importanti a livello locale in politica, quindi purtroppo è così la situazione. Poi chi esprime un dissenso viene cooptato e portato avanti, no, perché quella poi è l'altra forma del dissenso, no? Magari alcuni leader vengono portati, cioè gli viene promesso qualcosa e vengono tolti dal gruppo, insomma, no? sì, 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 è così. Per cui, secondo me, se non si riprende sul serio uno spirito di collettivismo attivo serio, non lo so, non so se è anche l'età che mi fa essere così disilluso, non so se sono stati anni di militanza, seppure comunque con i miei modi, perché io non mi posso definire uno che sono stato in prima linea, no? Rispetto a delle cose, però comunque ho militato nei luoghi dove
la mia azione è stata prossima sul, per esempio, lavoro, insomma, o comunque a livello sindacale, no? Ti dicevo, sono stati gli anni di militanza che poi, insomma, hanno portato solo a consumarmi, che forse mi fanno essere così, perché poi, come si suol dire, parti in 100, ti volti e sei solo, quindi insomma... no, Senti, forse... Emilio, Dimmi. magari ci vediamo su un'altra trasmissione di Guerre Spaziali, mi piacerebbe approfondire questo argomento, Come no? perché... Però torniamo sul libro. Sì. Quanto i luoghi tuoi di appartenenza, no, che possono essere Cosenza, Napoli, no, hanno inciso in ciò che scrivi, incidono in ciò che scrivi, in ciò che sei, e poi come mai un lettore dovrebbe comprare e poi leggere le tue poesie? Sì, guarda, incidono tanto perché, come poi ho scritto nella seconda di copertina, questa disperata bellezza del sud, no? Mi coglie, mi pervade, mi stravolge a livello di percezione, che poi non posso che scriverne sia della disperazione, ma anche della sconfinata bellezza, insomma, no? Per cui è piuttosto una scelta passionale, nel senso proprio di suggestioni che vengono proprio dal percepire tutta questa disperata bellezza attorno. E dovrebbero comprarlo, guarda, è una domanda a cui rispondo con imbarazzo, perché non sono un buon promotore di me stesso, insomma, no? Io scrivo perché forse è la sola cosa che so fare sul serio. Però dovrebbero comprarlo perché ognuno può specchiarsi, che magari è una cosa che dicono tutti quelli che creano, no? Quando si trovano ad essere intervistati, o quando gli viene fatta questa domanda, dice: perché chi legge, chi ascolta, chi viene a teatro si trova in quello che si fa. Ed è vero, però, quando si è sinceri. Altrimenti non si trova niente, altrimenti si trova un autore, un artista che si parla da solo, si parla allo specchio, per cui dovrebbero comprare il libro per riconoscere sé in quello che scrivo. In questo mi viene in mente, e poi chiudo, Seneca, quando fa parlare se stesso, insomma, sereno, nella la via della felicità, se non mi sbaglio, comunque qualcosa di simile, in cui Sereno chiede appunto al maestro, a Seneca, dice: guarda, ma perché io mi tormento così tanto? Io delle volte sembro vacillare dalla brillantezza all'ansietà di essere invece uno scemo, no? Per farla breve. E allora lui, fra i vari suggerimenti che gli dice: guarda, non nascondere il tuo male. La prima cosa da fare è rendere pubblico il tuo male, cioè proprio vai al foro e rappresenta il tuo male, la tua malattia anche, in modo che ognuno, anche quelli che sembrano mossi da pietas o da compassione, si riconosce una parte di sé in quel tuo male. Per cui, insomma, chiudo con questo. È una bellissima chiusura. E poi c'è uno attratto da ciò che hai detto in questa bellissima chiacchierata, sicuramente poi sarà incuriosito nel leggere il libro. Senti, è stato un piacere, ci vediamo sicuramente in qualche altra rubrica quando abbiamo il tempo di incontrarci, insomma. Come no, molto volentieri. Rimani che ci salutiamo in privato. Come Buonasera no. a tutti, grazie per averci seguito e ascoltato. Grazie e buonasera a tutti.
È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.